Ciao a tutti. Immaginate di avere un sintetizzatore che avete comprato anni fa e che volete campionarlo, ovvero utilizzare i suoni che ha al suo interno questo sintetizzatore, ma utilizzarli in maniera facile all'interno di Logic senza dover tutte le volte collegare questo sintetizzatore. Così facendo avrete a tutti gli effetti virtualizzato i suoni di questo synth e i suoni saranno fruibili comodamente attraverso il campionatore. Per campionare i suoni utilizzeremo l'autosampler. La prima cosa da fare, prima di tutto, però, è fare un collegamento, un doppio collegamento. Dobbiamo collegare 6 cavi audio in uscita dal nostro sintetizzatore e farli entrare nella nostra interfaccia. Nel mio caso è una Motu 8 ingressi, e utilizzerò soltanto i primi due, e poi dobbiamo collegare il MIDI out del sintetizzatore al MIDI in della nostra interfaccia, e questo ci permetterà di farla suonare come virtual instrument, e poi dobbiamo collegare il MIDI in del nostro sintetizzatore al MIDI out di Logic, quindi sempre della nostra interfaccia, per permettere a Logic di sentire e di pilotare i suoni interni del nostro synth. Una volta che avremo fatto il collegamento, la prima cosa che possiamo semplicemente fare è creare una traccia software instrument. Creo anche default patch, va benissimo. Metto modalità custom e verifico che suonando il synth qua comunichi. Perfetto, quindi il MIDI out del synth comunica perfettamente col MIDI in questo momento sta semplicemente funzionando come controller. Se io adesso voglio procedere col campionamento, al posto del mio sintetizzatore qua, al posto del mio virtual instrument, andrò a caricare sotto utility un external instrument stereo. Questo mi permette adesso di dirgli dov'è che sono collegati i cavi MIDI che arrivano dal mio synth. Nel mio caso è la mia Motu. Qua specificherò il canale MIDI, che può essere uno di questi. Nel caso di una batteria, ad esempio, imposterò il canale 10, che è uno standard. Nel mio caso va bene all, quindi comunica pure dappertutto. E qua come input dirò quali sono gli input della mia interfaccia a cui sono collegati i cavi audio. L'1 e il 2. Una volta fatto, se io adesso schiaccio i tasti della mia tastiera, se è tutto collegato correttamente, sentirò il preset interno del synth, nel mio caso il suono A11. Per campionare adesso, negli effetti audio vado a caricare l'autosampler stereo. Eccolo qua. E qua avremo un bel po' di parametri da poter analizzare. Da dove voglio iniziare a campionare, ad esempio, e quando voglio finire di campionare. Ad esempio io qua posso fare, solo per provare, da C2 a C3. Ogni quanto voglio campionare, tipo qua ogni 6 semitoni, ma potrei anche dirgli ogni 3. Ogni singola nota. Ovvio che più campiono e più preciso sarà il mio suono. Round robin, quante volte voglio rifare il passaggio, perché magari non siamo sicuri che un passaggio singolo sia sufficiente, li facciamo fare la campionatura più volte per essere sempre più precisi. Possiamo decidere
la durata del campionamento con sustain. Con sustain impostato a 10 secondi, il suono sarà campionato per 10 secondi a nota premuta. Nel caso che il nostro strumento da campionare, mamma non riesco a parlare, nel caso che il nostro strumento da campionare abbia più livelli di velocity, possiamo anche impostare più layer e anche il velocity response lineare, logaritmico o esponenziale. Lineare è quello che si utilizza per la maggior parte delle situazioni. Nel caso che vogliamo andare su esponenziale, si tradurrà a intervalli di velocity più piccoli, con zone di velocity più piccoli e di conseguenza sarà molto più preciso, mentre col logaritmico avremo intervalli di velocity più elevati che si estendono a più velocity. Diciamo che linear è il più utilizzato. Autoloop che ha tutti questi parametri ci permette all'autosampler di capire se ci sono zone di loop, perché ci sono dei suoni tipo dei pad o dei suoni di synth elaborati che hanno delle zone di loop dopo un tot di secondi. Io posso decidere di lasciarlo su non, quindi non farmi l'autoloop, o posso anche dirgli di andarmi a cercare quella zona. Quindi Logic, l'autosampler, farà una ricerca interna, e se ad esempio li lascio su l'autoloop start a 40% su un campione di 10 secondi, lui inizierà a fare lo start del loop dopo 4 secondi, ovvero il 40% di 10 secondi. Idem loop end, autoloop end, inizierà a fare il loop dopo 9 secondi. One shot, invece, usato soprattutto per gli strumenti percussivi, non gli interessa fare nessun tipo di loop, lui ascolta tutto il campione dall'inizio alla fine, a prescindere da quello che abbiamo impostato. Entrando nel merito, io adesso schiaccio sample e lui mi campionerà queste 3 note. Mi chiederà dove salvarli. Io adesso precedentemente mi sono fatto una cartella su Autosampled, faccio una nuova cartella microKORG 2, chiamo il mio suono si chiama A11 in questo caso, ma posso anche chiamarlo Test Logic, schiaccio Start e lui inizierà a campionare le 3 note che gli ho detto io, quindi il primo C2 per 10 secondi, mi sta anche dicendo quanto ci metterà a completare il diesis 2 e adesso farà il C3. Una volta che avrà finito, potrò selezionare il campione dal campionatore. Adesso lui avrà finito, posso chiudere la schermata, andare a creare una nuova traccia software instrument con il sampler, multisampler, stereo, lo creo, e se vado all'interno dei suoi preset, li trovo nella library, ma li trovo anche qua, su Autosampled troverò il mio suono, che abbiamo detto che abbiamo campionato dal C2, quindi vado nell'ottava C2, ecco il suono campionato, e adesso vi faccio sentire la differenza rispetto al synth vero. Nessuna differenza. Grazie a tutti, vi auguro a tutti una buona giornata. Ciao!